Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Bene, partiamo subito con un argomento perché? Perché la settimana scorsa mi avete chiesto informazioni sul contributo affitto pagato dai comuni. Quindi partiamo subito facendo un piccolissimo riassunto di che cos'è questo contributo. Questo contributo è ovviamente un contributo economico, quindi stiamo parlando di soldi, da concedere alle famiglie per il pagamento del canone di locazione e ovviamente è legato alla fascia di reddito dell'ISEE, ok? Perché comunque, come sappiamo, parte sempre tutto da quello. E comunque di anno in anno questo contributo è sempre soggetto a delle modifiche e aggiornamenti annuali, quindi non è detto che quello dell'anno scorso sia uguale a quello di quest'anno oppure quello dell'anno scorso sia uguale a quello dell'anno precedente. Quindi ricordatelo, annuali, aggiornamenti annuali. Questi contributi di solito, e dico di solito, poi non è detto perché poi ogni comune se la gestisce a modo suo, se la vede a modo suo, fa insomma il cavolo che vuole, però di solito partono dal mese di settembre, quindi dopo l'estate, anche perché tra luglio e agosto di solito i comuni hanno altro da fare, se sono comuni piccoli magari molti vanno via, se sono comuni dove ci sono turisti pensano più al turismo, quindi di solito queste cose partono da settembre. Ma dato che il contributo viene pagato di anno in anno, è molto probabile che le domande bisogna presentarle nel periodo stabilito dal bando, ok? Quindi a questo punto vi consiglio vivamente di richiedere informazioni direttamente all'ufficio comunale di residenza oppure di consultare il sito internet del comune. Anche perché se voi non chiamate il comune di residenza è un po' difficile che riuscite a capire se c'è già qualcosa di disponibile oppure no. Quindi a sto punto il consiglio è questo. Da adesso, da luglio fino a settembre, tenete sotto controllo il sito internet del comune. Chiamate ogni tanto, una volta ogni 10 giorni, 20 giorni, chiamate il centralino del comune e chiedetegli c'è qualche bando, c'è qualcosa, adesso io non posso farvi l'elenco di tutti i comuni d'Italia perché sarebbe impossibile, sarebbe una cosa impossibile, quindi rimando a voi questo piccolo lavoro di chiamare il comune e chiedere direttamente al centralino se c'è qualcosa. Non avete voglia di chiamare? Andate su internet. Poi, prima di cambiare argomento, vi parlo della chat dedicata a voi. Come vi ho sempre detto, esiste una chat dedicata a voi che siete iscritti del mio canale di YouTube e la trovate tramite il mio sito internet che vi ripeto è l'unico ufficiale e originale. Se aprite la descrizione del video qui sotto, il primo collegamento, quello è il mio sito internet. Aprite il sito internet, quando appare la schermata rossa con l'elenco di tutte le informazioni, da lì si può entrare all'interno della chat dedicata a voi. Quella ufficiale è su Telegram, poi ho mantenuto una chat su WhatsApp anche, che quella è una chat vocale, che noi ci ritroviamo una volta alla settimana, parliamo del più e del meno e di argomenti così, si parla di più, di questo, di quell'altro, ma si ciaccola, come si suol dire. E quell'altra chat invece è su WhatsApp, ok? Quindi su Telegram domande e risposte, ci sono amministratori che gestiscono anche, si possono fare domande, ricevere risposte, dare risposte a chi fa le domande e viceversa, ok? Invece quello su WhatsApp è più che altro un ritrovo di noi, insomma, una volta alla settimana
dove si parla del più e del meno. Quindi, se volete entrare in chat, come vi ho detto, qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento. Ora parliamo di un altro argomento, parliamo del portale delle famiglie. Che cos'è questo portale delle famiglie? Noi sappiamo che navigare tra bonus, assegni, prestazioni a supporto della famiglia, redditi, bonus e controbonus, alle volte veramente può essere complicato e complesso. Ok? Già è complicato per me che devo stare dietro a tutte queste menate, figuriamoci per voi che insomma avete bisogno di un'informazione e quindi che riguarda proprio la vostra situazione, quindi capisco benissimo che questa cosa alle volte è molto molto difficile. Quindi al momento per semplificare la vita dei genitori, futuri genitori e quant'altro, l'INPS ha messo a disposizione un sito internet che si chiama il Portale delle Famiglie, che poi vabbè, portale, è un sito internet perché non esiste un portale per l'aldilà o un portale per entrare in un mondo, in un metaverso, non so, è un normalissimo sito internet che è uno strumento pensato per essere un vero e proprio alleato all'interno dell'INPS e integra tantissime funzioni. Quindi l'obiettivo principale di questo portale sarebbe quello di agevolare e sostenere i nuclei familiari fornendo un accesso semplificato a una vastissima gamma di informazioni e servizi. Non si tratta, attenzione, non si tratta solo di un semplicissimo elenco di prestazioni, ma proprio di un sito internet integrato che offre varie possibilità. Selezionate tre, ok? La prima è fornire informazioni e servizi integrati, quindi tutto ciò che serve sapere sulle prestazioni familiari riassunto in un unico posto. Secondo, consulenza e suggerimenti, quindi diciamo che una guida pratica con consigli utili proprio per orientarsi tra le diverse opportunità. E terzo, fornisce notizie e aggiornamenti, quindi per rimanere sempre informati sulle ultime novità legislative e procedurali, quindi tutte le procedure, lì è il punto giusto. Quindi diciamo che in particolare questo portale per le famiglie offre varie funzionalità molto avanzate e per dare un'agevolazione in più alle persone e anche qui ne ho segnati altri punti interessanti. Quindi c'è la possibilità di accedere a delle prestazioni dedicate alla famiglia, quindi richiedere, gestire assegni e bonus direttamente online. Poi, secondo, si integra, quindi si aggancia direttamente con il sistema ISEE, quindi semplifica la compilazione, l'invio della dichiarazione sostitutiva unica DSU, che comunque lo sappiamo, come vi ho già detto anche prima per quanto riguarda l'assegno per l'affitto dei comuni, l'ISEE è un requisito fondamentale per tantissime prestazioni. Poi, terzo, utilizza un sistema di assistenza virtuale. Tanto alla fine poi, come abbiamo già detto anche nella chat qualche tempo fa, nella chat vocale, come vi ho detto su Telegram, ormai qua l'intelligenza artificiale sta prendendo piede sempre di più. Quindi diciamo che anche questo sistema virtuale informativo, diciamo, offre un servizio immediato per tutte le domande che riguardano la ricerca di informazioni. E quarto, secondo me la cosa più interessante e utile di tutto questo portale è che si possono simulare delle prestazioni. Ecco, questa cosa qua secondo me è molto molto importante perché si può avere un'idea di quali benefici si possono aver diritto
e eventualmente anche gli importi stimati di questi benefici, cioè quanti soldi si possono ricevere. Diciamo che al momento questo portale è integrato, questo portale integrato all'interno del sito internet è al momento, diciamo, rivolto più che altro per le famiglie, ecco, però più avanti, poi in altri video, parleremo anche di altri portali dedicati proprio anche a tutte le altre persone. Per il momento quello di cui stiamo parlando riguarda l'assegno unico universale, che sappiamo essere il principale sostegno economico per i figli a carico, il bonus asilo nido, che serve per coprire le spese che riguardano l'asilo nido, e poi tutte le altre prestazioni per le famiglie e la maternità, quindi sussidi e bonus pensati proprio per supportare i genitori nelle diverse fasi della vita familiare. Quindi diciamo che secondo me questo nuovo portale delle famiglie rappresenta, diciamo, un passo avanti nell'ottica proprio di rendere l'INPS più accessibile e, come dicono loro, vicino alle esigenze dei cittadini. Proprio così, no? Offrendo un servizio completo e intuitivo per gestire al meglio le proprie pratiche familiari. Bene, con il portale delle famiglie il video finisce qui. Vi ricordo di entrare nella chat dedicata a voi, che trovate il collegamento qui sotto nella descrizione del video, quindi vi aspetto poi anche in chat. Io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto, ciao!